Salve cari amiche e cari amici, oggi faccio questo breve live perché in molti mi hanno chiesto come avere successo in YouTube il segreto dell'avere successo in YouTube è la professionalità. E quindi qui il vostro Santen Chan vi saluta e mi raccomando, se vi piace questo video condividetelo, perché voglio sapere anche altri cosa ne pensano di come avere il successo, per aiutarci gli uni agli altri e per poter magari guadagnare qualcosa con YouTube e poter produrre dei video che arrivino a sempre più utenti, in modo anche da poter realizzare il sogno di poter condividere i nostri pensieri con sempre più persone. Quindi rispondo a molti messaggi che mi hanno mandato anche su Instagram. Ma tu come hai avuto tante visualizzazioni? Innanzitutto le visualizzazioni non sono mai sufficienti, perché uno vorrebbe essere visto più volte di quelle che in effetti lo vedono. Quindi io ho superato il mezzo milione di visualizzazioni, però purtroppo dal 20 febbraio 2018 mi hanno tolto la monetizzazione, anche se continuo a essere partner di YouTube, cioè la partnership. Però come raggiungere così tante visualizzazioni? Con impegno, cercando di essere ogni volta originale, soprattutto di non fare lo haters, cioè di non odiare, di non essere un odiatore, di rispettare tutti, di rispondere ai commentari se possibile. Per quello io li ho filtrati, in modo che anche ai peggiori commentari rispondo con attenzione, con cordialità, ma soprattutto perché ultimamente ho riscoperto, guardando dei vecchi video di 5 anni fa, che non avevo risposto a dei commentari, e questo mi è dispiaciuto. Invece bisogna rispondere a tutti i commentari, e quindi io filtro i commentari, perché appena ricevo dei commentari subito apro la pagina del video e do l'ok in modo che io so, perché molte volte tu accetti il commento filtrato, però va nella linea di tempo del video, quindi non te lo ritrovi più nella lista il commentario, se è un video di 5 anni fa, perché magari te lo commentano oggigiorno. Io invece apro il video e arrivo a poi accettare il commentario e lo commento sotto il video. Quindi rispondere ai commentari, cercare di essere originali, e soprattutto una cosa che ti dà molta originalità è questo strumento, che lo so, molti di voi vi aspetterete un gadget tecnologico per aumentare i like, per aumentare le views, per aumentare gli iscritti. Magari pensate che vi sto parlando di qualche piattaforma mediatica, per esempio nel web, per il ricotaro che sognava. Ciao, scusa il ritardo, ero alle prese con il mio finto Mauro da Mantova che mi ha insultato. Non gli dare caso. Ho letto il tuo commentario, però sono gli haters. Allora dicevo, molti di voi si aspetteranno un gadget tecnologico per aumentare le views, i like, i commentari, gli iscritti. Invece è il contenuto che conta, e quindi io ho sperimentato, non per YouTube ma per Instagram, che aumentare i like non serve a niente con queste piattaforme. Invece l'unico gadget che è di una tecnologia molto vecchia è questo, e si chiama libro. Più ne consumate, più ne leggete, più argomenti avrete, perché anche se non parlerete di quello che leggete, la mente diventa duttile, apprende a utilizzare più parole e più frasi in contesti diversi. Perché io per esempio non sono religioso, ma ho letto molti libri di religione, e quindi se uno diventa più maturo mentalmente parlando, perché legge abbastanza, io ne ho di libri pieni la stanza. Vedete, le rime nascono spontanee. Uno può non so, c'ho qua un manuale Rosa Croce, leggo di tutto, leggo fervidamente di tutto, leggo anche Le Monde Diplomatique,
I capelli sono intonsi, eh sì, perché ancora non ho avuto tempo di farmeli tagliare. Comunque poi sarà un taglio casareccio. Comunque vi dicevo, i segreti del successo sono due: o c'hai una formazione specifica per cui hai studiato giornalismo, hai studiato per fare musica, o sei uno scienziato, oppure il cammino si fa camminando poco a poco, come ho fatto io in questi 5 anni. Quindi se volete, non dico essere come me, ma superarmi, dovrete dedicarvi ogni video che fate, fatelo ispirati, perché molti credono che la difficoltà, non ne penso nulla di quel signore, cioè di Mauro da Mantova, il vero Mauro da Mantova. Ho visto solo il video che mi hanno segnalato, non so se Alessandro Arcangeli. Invece dell'altro ho visto solo un video, mi è sembrato una persona onesta e sincera. Sì, del vero Mauro da Mantova penso bene, perché da quel poco che ho visto mi è piaciuto. Infatti mi sono iscritto al suo canale e ho azionato la campanella. Adesso se gli vorresti parlare, caro ricotaro che sognava, e digli di guardare i miei video, io già in un commento gli ho chiesto se gli interessavano vedere i miei video, mi farà piacere avere un suo commentario sui miei video. Allora dicevo, una cosa è avere una formazione professionale per fare i video, un'altra è invece iniziare da zero come ho fatto io, però mettersi in mente che bisogna sempre rimettersi in discussione, parlare di tante cose, cercare di arrivare alla gente. È come scrivere on demand, che oggigiorno non devi passare per un editore, ci sono delle piattaforme che ti pubblicano gratuitamente, però devi scrivere tanto, magari dei raccontini brevi piccoli, anche se c'hai un libro di 800 pagine, perché non si fa successo dalla mattina alla sera, soprattutto oggigiorno che gli scrittori non sono più come una volta. Se l'editore ti pubblicava stavi a posto, si leggeva molto, oggigiorno si legge poco, e uno deve essere il manager di se stesso anche qui su YouTube. Quindi bisogna gestire la propria attività. Io credo che tutto inizia quando inizi a avere successo, e quando inizi a avere successo iniziano i veri problemi, perché poi ti devi sapere amministrare. Essere professionale non è soltanto avere una formazione professionale, ma anche comportarsi da professionale, sapere rispettare norme, regole, tempi. Poi inizieranno tutti a comunicarsi con te con le reti sociali. Molti si sono trovati bene con la uno editori, conosco molti che sono stati pubblicati da essa. Ah bene, se ti pubblicano on demand gratuitamente, io andrò a cercare la uni editore, uni, e quindi voglio dire, forse pubblicherò il mio primo libro con la uni editori, però sono disoccupato, non posso pagare per pubblicare. Allora, perché c'era uno che in YouTube proponeva di pubblicare libri ma a pagamento. Allora, come avere successo, come superare le 1000 iscrizioni, come superare il mezzo milione di views del canale, come superare i 100.000 le 100.000 views per un video. Sono tutte cose che mi hanno chiesto gli amici e le amiche che mi seguono in YouTube, in Instagram, in Facebook, eccetera. L'unica cosa è perseverare, perseverare, perdurare, perdurare. Eh, o c'è successo o nulla. Poi fra stasera e domani, più probabilmente domani, perché mi si è arrossato di nuovo un occhio, come potreste guardare, no? Allora non posso stare guardando molto lo schermo, neanche del cellulare, non mi posso sforzare la vista. Però faccio questo video per tutte e tutti voi con un piccolo sforzo, perché mi fa un po' male l'occhio, e volevo
farvi questa precisazione perché mi hanno scritto in molti, mi si hanno comunicato con me in molti anche nel mio Gmail, perché tutti vogliono sapere da tempo come ho fatto ad avere un canale così con così tanto successo. Evidentemente sono tutte persone che hanno meno successo di me, perché quelli che hanno più successo non si comunicano con me. Purtroppo YouTube Italia, la comunità degli youtuber italiani è così, seguono chi ha più successo. Quelli che hanno meno successo non sono come me, che io guardo i video di tutte le persone, anche quelle con meno successo, però e gli do like e commento, però è per perseverare. Non ci sono formule magiche, non ci sono software. Cercate di leggere con una mente duttile che vi permetta di allargare gli orizzonti del vostro pensiero. Non dovete pensare che dovete semplicemente leggere per interpretare alla lettera il testo e ripeterlo alla lettera, e che se leggete di qualcosa dovrete parlare di quel qualcosa per forza. A volte è necessario leggere di un argomento per parlarne meglio e scrivere di quell'argomento, ma a volte, anche a distanza di anni, le letture lasciano una traccia nel tuo cervello perché ti ispirano. Potrai utilizzare in un altro contesto parole, frasi, pensieri, li riadatti a quello che volevi ottenere tu. Quindi io impiego espressioni che magari involontariamente mi ricordo da testi religiosi di tutte le tradizioni del mondo, ma non le impiego religiosamente, le impiego per parlare quotidianamente. Più il cervello c'ha punti di riferimento, meglio è. Non so se lo diceva Giordano Bruno, ma diffida dall'uomo di un solo libro, perché è un fanatico, fanatico di qualsiasi cosa, religioso, politico, vegano. Invece le persone che leggono di tutto, che si mettono in discussione, che hanno senso critico, a me che mi ha dato di bello leggere così tanto, come potrete vedere anche sotto negli sportelli ci sono dei libri, no? E anche quel mobile lì chiuso è pieno di libri. Che mi ha dato tanto leggere nel corso degli ultimi 30-35 anni, anzi ho letto dai 12 anni, quindi degli ultimi 38 anni. Soprattutto mi ha dato la capacità non solo di leggere fra le righe, ma di non prendere nulla alla lettera. Potrà sembrare contraddittorio, ma io non prendo nulla alla lettera, tanto delle cose che ascolto, che guardo, come che leggo. Interpreto sempre tutto e poi non credo a tutto quello che sento, che vedo e che guardo. Quindi ho un grande senso critico, c'ho un forte senso analitico, analizzo tutto, perché non è che analitico è solo per quello che non è digitale, che è manuale. Analitico significa la facoltà di analisi, di analizzare. Allora io analizzo tutto, critico molte cose, prendo ciò che mi piace, non importa se è un ragionamento politico di destra, di sinistra, di una qualche religione, se è un ragionamento ateo, agnostico, scientifico, laico, razionalista, moderno, antico, tradizionalista. Io prendo da tutto quello che leggo le cose che mi sembrano più sensate, e poi metto tutto in discussione, ma metto tutto in discussione pure per quanto concerne i miei stessi pensieri. Non è che sono unidirezionale. Per esempio, dei miei amici, delle mie amiche buddiste mi hanno mandato eh, tante riviste, più di 30-40, stanno con la terra, del buddismo, dell'istituto Lamazon K di Pomaia. Ce n'ho tante di queste riviste, sono molto interessanti. Povero libro che botta. Sì, sono riviste più che libri, però sono pieni di terra perché sono anni che li ho qua in questo scrittorio e non le leggo. E quindi, come potrete vedere, leggo cose religiose perché sono stato nell'istituto L'Amazon K di Pomaia, molto bello. Si trova in un castello medievale
che gliel'hanno dato in gestione perché se ne prendano cura e ci andavano molti per fare le vacanze che stavano intorno a Pisa, intorno a Torino, Milano, e ci sono stato a Pasqua, quindi con l'avvento del caldo molti andavano lì perché se era un luogo fresco. Pomaia c'è, vicino Cecina, Chiaraluce, vicino a Pisa. Sono andato da Roma a Pisa col treno, poi ho dovuto prendere un autobus che si inerpicava per i colli pisani. Quindi io ho letto di tutto e posso fare riferimento a molti argomenti anche senza parlare direttamente del buddismo, del cattolicesimo, dell'ognosticismo, dell'induismo, della religione sikh. Posso esprimere concetti anche descontestualizzandoli proprio perché io estraggo i concetti dai testi e poi li uso plasticamente, magari utilizzandoli come nella loro pura accezione estetica, cioè per il gusto di impiegare delle metafore nel mio discorrere. Non c'è bisogno di credere o no in qualche cosa di religioso o di essere d'accordo con lo scrittore in quello che scrive, perché l'importante è nutrire la mente. Voi sapete come funziona il cellulare, il computer, perché ne avete molta familiarità. Molti di voi sono giovani, sono adolescenti. Il computer, per memorizzare ogni informazione nei cluster, deve fare una indezzazione, cioè fare un link che porta fino ai cluster che immagazzinano, sono le piccole unità di memoria dei dischi rigidi e delle memorie, l'informazione. Quindi deve avere un tracciato, un percorso, altrimenti se si cancella quel tracciato si perde l'accesso all'informazione registrata. Il cervello che fa quando tu leggi qualcosa per la prima volta? Per quello sarebbe conveniente, io purtroppo non sempre lo faccio, rileggere anche a distanza di tempo lo stesso libro 2 o 3 volte. La prima volta che tu pratichi un movimento di karate o leggi un libro o fai qualcosa, il cervello va a vedere quello che ha immagazzinato nei neuroni, che sono i cluster del cervello, come del disco rigido, no? Ma una volta che tu alleni il cervello alla lettura e rileggi le stesse frasi in contesti differenti più e più volte, per ritrovare quell'informazione specifica che sta imparando yoga, karate da molto tempo, musica, impari ricette di gastronomia, leggi molti libri di uno stesso tema. Allora, per ritrovare un'informazione specifica il cervello la registra in nuovi neuroni che hanno quell'informazione, non informazione vecchia, perché prima interpretavi alla luce delle vecchie conoscenze l'informazione, poi passerai a invece registrare quella stessa informazione in nuovi neuroni che stavano dormenti, e per avere accesso a quei neuroni deve creare delle neurosinapsi che sono l'equivalente delle indezzazioni del computer, che sono delle ramificazioni nervose che collegano i nuovi neuroni ai vecchi. Quindi a volte si genera con la lettura ogni giorno miliardi di connessioni neuronali, neurosinapsis, che rendono accessibile un intercambio fra nuova informazione acquisita e vecchia informazione. Quindi che significa questo? Che aumentano le connessioni neuronali, si attivano più neuroni con la lettura e aumenta anche la vascolarizzazione dei neuroni, perché devono metabolizzare l'informazione, hanno bisogno di alimento. Quindi fare attività cardiotonica come camminare 30 minuti al giorno e leggere ti nutre il cervello e previene eventuali malattie. Per il cervello, non per dimagrire, non c'è bisogno di fare dei ciclopici sforzi fisici, basta camminare lentamente per più di 30 minuti o fare ciclette o fare la pedalatrice ellittica come quella che ho nella mia stanza, di cui vedete i manubri, che è una pedalatrice ellittica che pedali così tenendoti per i manubri.
basta fare 30 minuti di quella per la lavatrice al giorno e leggere il tempo sufficiente per non stancarsi ogni giorno, che alleni la tua mente, alleni il cervello, crei nuove connessioni neuronali che sono l'equivalente delle indezzazioni del disco rigido, e mantieni attivi i neuroni, quelli vecchi e quelli nuovi, che si interconnettono con i nuovi. Se no i neuroni non possono rimanere inattivi molto tempo, tutta la vita. Ci sono dei neuroni che vivono solo 3 anni. Dal momento in cui si iniziano ad attivare vivono 3 anni, quindi ogni 3 anni ci muoiono un sacco di neuroni perché invecchiamo, e se non hanno acquisito nuova informazione muoiono senza trasmettere nuova informazione a quelli che nascono nel cervello. Perché ogni 3 anni si attivano dei neuroni, perché muoiono i neuroni che sono intanto si sono attivati, stanno in sonno, poi si attivano e poi muoiono, e durante tutto questo ciclo si attivano altri neuroni. Se quelli vecchi si sono attivati e prima di morire non hanno acquistato informazione, non passano nessuna informazione ai neuroni che si sono attivati, e in questo modo abbiamo un cervello che funziona poco. Se invece leggiamo tutti i giorni i neuroni che muoiono, prima di morire trasmettono l'informazione ai nuovi neuroni, così i neuroni si vanno caricando di informazioni come cluster del disco rigido, e poi si dovranno formattare per avere una migliore ricezione dell'informazione. Quindi per avere successo in YouTube non ci sono formule magiche, non ci sono siti web, ci sono soltanto da aprire la mente, leggere, pensare criticamente e cercare di essere polivalenti, di essere versatili, di occuparsi di molti argomenti differenti. Ecco quali sono le chiavi dell'esito del successo in YouTube come scrittori, ma anche nella vita. Bisogna soprattutto pensare, come dice un proverbio cinese, ma non solo, che saper parlare bene è da persone intelligenti, ma sapere ascoltare è da saggi, e che una parola sono troppe e due sono poche. Una parola è troppa e due sono poche. Perché questo? Perché a volte per quello che la civetta era il simbolo dei filosofi nell'antica Grecia, dei saggi, dei sofisti. Perché? Perché la civetta c'ha due occhi enormi e un becco piccolino, cioè il filosofo è più quello che guarda, più quello che analizza. Se voi leggete la metafisica di Aristotele, lui dice che il senso più importante è quello della vista, perché ci fa conoscere il mondo. Quindi la civetta che ha due occhi così enormi, o il gufo, guarda, osserva il mondo, lo comprende, ma ha una bocca piccola per parlare, parla poco. Allora, se voi andate così in giro per il mondo, guardando più di quello che parlate, leggendo più di quello che parlate, ascoltando più di quello che parlate, osservando il comportamento altrui più di quello che voi fate, sarete dei saggi e attirerete l'attenzione su di voi. Per esempio, la gente crede che mostrare la propria intelligenza volendo parlare a tutti i costi li faccia superiori. Invece a volte uno, mostrando tutto quello che sa, mostra anche i propri limiti, e a un certo punto non sa con chi sta parlando, magari ne sa più l'altro di lui, quindi si mostra in tutti i suoi limiti e in tutta la sua idiozia, a volte, o in tutta la sua ignoranza. Invece il saggio sta zitto perché conosce i suoi limiti, per quello è saggio, e magari è più quello che sa di ciò che dice. C'è un proverbio arabo che dice: non dire tutto quello che sai, non dare retta a tutto quello che ascolti, non fare tutto ciò che puoi, non dare tutto ciò che hai, perché se fai queste cose, non mi ripeto, il proverbio fa così, dirai più di quello che pensi, crederai a tutto ciò che ascolti, farai più di quello che puoi e darai più di quello che hai. Ecco, la saggezza è quello: moderarsi nel pensare, soprattutto moderarsi
essere modesti con rispetto a quello che si pensa, non credere di aver realizzato chissà che, non credere a tutto ciò che si ascolta, non credere a tutto ciò che si guarda, non fare più di quello che si può perché a volte si commettono errori, e soprattutto non dare più di quello che si ha perché a volte non ti contraccambiano e non ti possono contraccambiare. Se io invito a cena 10 amici e poi tutti i giorni e poi mi manca da mangiare, magari questi 10 amici mi possono offrire una cena in 10 giorni, però non mi possono offrire di più, e io in 10 giorni invece ho fatto mangiare 10 persone, capisci? Io ho speso molto di più di quanto individualmente ogni amico può spendere in una sola volta, perché non è che ogni amico mi invita a cena 10 volte perché io l'ho invitato assieme ad altri 10 volte a cenare, mi inviterà una volta. Allora, che io inviti un amico con altri una volta o 10 volte cambia poco. Io spendo nell'invitarli al ristorante 10 volte di seguito a 10 amici un'enormità, magari in un anno, e loro mi invitano ogni volta e solo a me a cenare a casa una volta, e risparmiano un sacco. Quindi non bisogna fare più di quello che si può soltanto per figurare, eccetera. Questa è saggezza. Dovete avere occhi grandi così e una bocca piccolina, e poi soprattutto leggere molto, avere senso critico e pensare, ampliare gli orizzonti, non soltanto fare ciò che ha successo in YouTube come gaming e queste cose qua. Dovete anche essere creativi, parlare di cose vostre, parlare di temi che vi toccano, come sto facendo anche io in questo momento. Non fare delle generalità soltanto perché quello o quell'altro gioco vanno di più. Ti vedrei bene come seguace del confucianesimo. Sì, infatti ho letto qualcosa di Confucio, il ricotaro che sognava. Dovrei leggere qualcosa di più, perché il confucianesimo, come tu sai, non si limita soltanto agli aforismi o alle massime di Confucio, che peraltro ho in giro da qualche parte, e mi piacerebbe parlare di Confucio, ma come al solito non riesco a trovare mai il libro che mi serve trovare quando lo devo. Ho avuto fortuna. Comunque gli aforismi aiutano. I dialoghi di Confucio a cura di Alberto Castellani, che deve essere il traduttore, Universale Letteraria Sansoni. Ecco qua, lo comprai che costava, prezzo di vendita al pubblico, 16.000 lire negli anni 90, non so, no, mi sembra alla fine degli anni 80, fine degli anni 80. 16.000 lire, vi immaginate, no? Il maestro disse: apprendere e continuamente esercitarsi. Ah, scusate, il maestro disse: apprendere e continuamente esercitarsi non è anche ciò soddisfacente? Avere amici che vengono di lontano, di lontane contrade, non è anche ciò una gioia? Non essere conosciuto dagli uomini e non accorarsene non è anche ciò da saggi? Confucio. Vabbè, io sono in live 20 da 29 minuti, come potete guardare c'ho un occhio arrossato, non voglio arrossarmelo di più sforzandomi con la luce e tutto il resto. Adesso leggerò Confucio, sto leggendo già altri libri come La cospirazione dell'acquario, che adesso ce l'ho in biblioteca, perché credo che ieri ho fatto tardi, molto tardi, le 3 del mattino, e mi si è sforzato con il cellulare, oppure leggendo e guardando il sole, eccetera, prendendo un po di sole, mi manca il calcio. Allora a volte mi scopro, eccetera. E vi lascio,
un saluto dal vostro Santen Chan. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, condividetelo, perché voglio sapere il vostro pensiero e il pensiero dei vostri conoscenti. Poi aiutatemi a raggiungere le 4000 views, perché ne ho solo 2600, perché YouTube già mi deve più di $90, ma mi ha tolto la monetizzazione dal 20 febbraio 2018. Qua vi lascerò fra domani e dopodomani, perché oggi non voglio entrare né nel computer né più nel cellulare. Ho fatto questo video con uno sforzo all'occhio. Vi lascerò nei riquadri le anteprime dei miei video più visti, e vi lascerò anche fra i video consigliati i miei video più visti. Ciao, buona serata anche a te, buonanotte e buon inizio settimana a tutte e tutti voi, cari amici miei. Mi raccomando, poi andate nel mio canale, guardate i miei video, tanto quelli più vecchi come quelli più nuovi. Se vi piacciono, fatemelo sapere commentandoli, dandogli like, e soprattutto condividete i miei video più visti, ma condividete il link in modo che aumentino le ore di views e soprattutto le visualizzazioni. Fatemi contento, iscrivetevi se potete al canale, perché così raggiungerò la monetizzazione di nuovo, e compartite il link dei miei video in modo che aumentino le visualizzazioni. Però andate, io ultimamente posso fare pochi video, e soprattutto non li edito più. Non voglio perdere mezz'ora a caricare il video nel computer, a editarlo più di mezz'ora, e poi più di mezz'ora a caricarlo, che c'ho un internet lento. Ma faccio i live ultimamente, se mi è possibile. Allora ne faccio pochi, però li faccio di una durata più larga, perché invece di perdere un'ora e mezza fra caricarlo nel computer, editarlo, caricarlo in YouTube, e editarlo, il contenuto eccetera, e poi divulgarlo nei social, direttamente posso fare un video che dura dalla mezz'ora a un'ora e mezza con i live. Verrà di bassa risoluzione, ma non è che il numero di visualizzazioni dei miei video sia molto cambiato. E poi la maggior parte del mio pubblico mi segue dal cellulare, quindi il cellulare c'è un compressore di immagine che permette compensare la bassa risoluzione. Quindi alla fine, anche se gli do 4K al video, lo vedono dal cellulare, quindi non cambia nulla. Il 50% del mio pubblico mi segue dal cellulare o dal computer, in pochi dallo smart tv 4K. Quindi dal computer, anche se il video c'è una risoluzione di 180 pixel o di 320 o di 640, il video si vede sempre bene, soprattutto con questi monitor moderni e questi computer di alta risoluzione grafica. Non è come con lo smart tv di 60 pollici ultra 4K, che se il video è di 180 pixel si vede una schifezza. Quindi faccio prima fare un video di un'ora e mezza live col cellulare, piuttosto che editarlo nel computer, caricarlo in YouTube e poi fare tutto il post editing, che farò ma in questi giorni, caricando. Tanto già l'account è connesso a Twitter, quindi farà un po' di pubblicità in Twitter, e poi in questi giorni gli metto gli hashtag anche in Twitter, in Facebook, non so. Però vi dicevo, grazie di seguirmi. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo. Voglio sapere il vostro giudizio su questo e su tutti gli altri miei video, di voi e dei vostri amici. Condividete il link anche del mio canale, e guardate anche i miei video più vecchi, come hanno fatto i miei amici Ricotaro che sognava e Alessandro Arcangeli. Guardate cronologicamente, mettete i video più vecchi, quelli più visti e anche gli ultimi, e poi c'ho delle cartelle di riproduzione suddivise in argomenti: gastronomia casareccia, vari tutorial, che ci sono tutorial sui cellulari, sulle arti marziali, sullo sport, tutorial di letteratura. Questa cartella di riproduzione, che sarà Santen Chan parla a tutti i suoi seguaci.
poi c'è una cartella di riproduzione che per il momento c'è solo 4 video sulle notizie che ho letto dai giornali, notizie che ho letto dopo l'anno 2013 ma che hanno a che fare con i giornali del 2001. Vabbè, allora vi lascio. C'ho anche, mi sembra, una lista di riproduzione dedicata ai video di Giorgio Bracardi, del grande Giorgio Bracardi. Guardate i video di Giorgio Bracardi, mi raccomando, che sono fenomenali. Con questo vi lascia il vostro capitan Sant'Enchan, anzi non sto nelle vesti di capitano, ma chi se ne frega. Mi raccomando, ciao ciao, bacini a tutti, cari amiche ed amici, buonanotte di domenica, buon inizio settimana, grazie di avermi seguito. Non mi sto a ripetere tutto perché mi sto ridondando, sono già 35 minuti, quasi 36. Vi lascia il vostro Sant'Enchan, ciao, non voglio annoiarvi.